Ciao ragazzi, amici di Addicted2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e ieri pomeriggio DHL mi ha consegnato un pacco davvero importantissimo. Ragazzi, qui dentro c'è un prodotto che ha fatto molto discutere nelle ultime settimane, ma direi anche negli ultimi mesi, e si tratta di un secondo Xiaomi Fimi X8 SE. Ma come Michele? Perché ne hai presi due? Ora vi spiego tutto ragazzi. Questo proviene da Gearbest, che come molti di voi già sapranno ha avuto un po' di problemini con Fimi. Ora andiamo a ripercorrere tutto quello che è successo. Vi promisi che quando avrei avuto delle notizie sui Fimi X8 SE spediti da Gearbest vi avrei informato, e quindi ecco qui il video dedicato. Allora ragazzi, cosa è successo? Quando venne presentato il Fimi X8 SE a novembre, dicembre, oramai non ricordo nemmeno più la data, richiesi a Gearbest, quindi questo non l'ho pagato e lo dico chiaramente, un X8 SE da recensire sul mio canale YouTube. Ma ci fu qualcosa che è andato storto, qualche problema forse economico tra Gearbest e Fimi. Fatto sta che Gearbest non ha più spedito i Fimi X8 SE, rimborsando chi richiedeva di essere rimborsato, lasciando in attesa chi non ha chiesto il rimborso. Ok? Perché è successo questo ragazzi? È successo che sostanzialmente Gearbest ha detto a Fimi: guarda Fimi, io ti pago i Fimi X8 SE, la tua fornitura di Fimi X8 SE, quando me li consegnerai. Invece Fimi, da quello che ho capito, voleva essere pagata in anticipo, e Gearbest, conoscendo i ritardi di Fimi, che sia col Midrone 4K sia col Fimi A3 ha tardato settimane, mesi per consegnare i prodotti agli store che poi devono consegnare agli utenti finali, ha pensato di chiedere, cioè di farsi dare prima i Fimi X8 SE e poi pagare il lotto. E da qui è nata una discussione fra Fimi e Gearbest che ha portato a grandi ritardi. Guardate ragazzi, io non biasimo Gearbest perché ve ne parlai anche in un video apposito anche su Facebook. Fimi non è nuova nel ritardo, cioè nel tardare le consegne di nuovi prodotti, le forniture di nuovi prodotti agli store che poi devono venderli. Vabbè, questo l'avete capito benissimo anche voi. Invece Banggood credo che abbia pagato in anticipo, abbia ricevuto prima i Fimi X8 SE e li abbia spediti prima agli acquirenti finali. Ok? Spero di non essere stato troppo confuso, di avervi fatto capire cosa è successo. Io quindi l'ho richiesi a novembre da Gearbest, non fu mai inviato, però non chiesi mai di annullare l'ordine perché appunto non avevo pagato, quindi non avevo interesse ad annullare l'ordine. E a marzo comprai un X8 SE, questo, da un ragazzo, Eddie, trovato su Subito, un bravissimo ragazzo che poi si è rivelato essere un iscritto di Addicted2Games. Ciao Eddie, ciao, questo è il suo messaggio che mi mandò per mostrarmi l'X8 SE. Anche un canale, una pagina Facebook di meme, andate a visitarla, ve la lascio linkata in descrizione video. Ok, finite di vedervi questo video. Eccolo qua. Si vede bene. Eccolo qua. Vedete la luce? Sì, mi metto la luce, giusto. Eccolo qua. Eccolo qua. C'è ancora il sigillo originale, vedi? Non l'ho neanche sverginato proprio, lascio a te l'onore, anzi non vedo l'ora di vedere il mio drone spacchettato da Super Michele di Addicted2Games. Sappi che ho guardato i tuoi video 1 miliardo di volte, anche per lo Zino comunque. Ok, adesso ti mando l'indirizzo. Quindi io l'ho comprato da Eddie, che a sua volta l'aveva comprato da Banggood, per recensirvelo quanto prima, dato che erano già passati un po' di mesi. Comunque, fatto sta che oggi finalmente Gearbest ha iniziato a spedire i Fimi X8 SE comprati dallo store da Gearbest, e questa è una buona notizia, sia per chi l'aveva già comprato ed era ancora in attesa senza chiedere rimborso. Molti chiesero il rimborso per comprarlo da Banggood, lo consigliai anche io di farlo, e chi vuole comprarlo ora quindi lo avrà nei soliti tempi di Gearbest. La spedizione impiega 2-3 settimane. Io ho usato DHL come per tutti i prodotti importanti perché lo giudico il corriere migliore, anche se a volte pago la dogana, non in questo caso, infatti c'è l'esonero.
spero si legga, eccolo qui, esonero. Vediamo se è davvero lui qui dentro, dovrebbe essere, perché il track era quello, e se non c'è avrò fatto una grande figura di cacca. Si può dire cacca su YouTube? Ok, vediamo se è lui. Non ho voluto attendere di fare l'unboxing con Stefania perché è abbastanza importante. Vi promissi che vi avrei aggiornato, quindi non volevo tardare più di tanto. Un attimo ragazzi, ce l'ho quasi fatta. Ok. Bene. Eccolo qui ragazzi, un altro X8 SE proveniente questa volta da Gearbest. Questo è quello di Gearbest e questo è quello di Banggood. Anche questo con marchio CE, sigillato, nuovissimo. Apriamolo, controlliamo che dentro ci sia, non si sa mai ragazzi. Vediamo. Un secondo, non voglio rovinare la pellicola. Ok. Sì ragazzi, è proprio lui, è un altro FIMI X8 SE, è ancora più bianco di quello di Banggood, no scherzo, sono uguali però, cioè, FIMI dopo 6 mesi potevi mettere almeno una copertura per il gimbal, decente quantomeno, vabbè. Comunque fatto sta ragazzi che ora anche Gearbest ha iniziato finalmente alla buon'ora, però come detto non biasimo Gearbest, a spedire i FIMI X8 SE comprati dal suo store. Quindi ragazzi nulla, il video voleva dire semplicemente questo. Spero di non confondere ora i due X8 SE. Se avete comprato un FIMI da Gearbest state tranquilli, a giorni, oppure sarà stato sicuramente già inviato. E invece se dovete comprarlo verrà inviato nei soliti giorni lavorativi di Gearbest. Che altro dire ragazzi, inizierò a pubblicare dei coupon per l'X8 SE anche da Gearbest in descrizione video e su Telegram, linkato anch'esso in descrizione video. Entrate per non perdervi i coupon se siete interessati. Ok ragazzi, direi che questo è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia. Ne approfitto, tanto è un video un po' particolare questo, per salutare anche il nostro amico Issam, che stamattina ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post relativo a questo allarmismo incredibile sugli X8 SE che cadono, e lo ha fatto a modo suo, molto ironico e simpatico come sempre, e apprezzo davvero tanto lo stile di Issam, quindi ciao Issam. Ok ragazzi, no, questo è tutto, mi raccomando, volate sempre in sicurezza ragazzi, lo dico l'ultima volta, qualsiasi drone può cadere, però molto spesso la causa è un problema umano del pilota. Proprio ieri, un altro aneddoto, tanto per parlare un po', un ragazzo sul mio gruppo Facebook ha postato un messaggio in cui parlava del suo FIMI X8 SE improvvisamente impazzito al decollo, è riuscito a stento a farlo atterrare, e cosa si è scoperto? Si è scoperto che era partito decollato da un tombino metallico, e spero sappiate che quando fate partire un drone da una superficie metallica, che sia un tombino, il tettuccio della macchina, la bussola molto spesso impazzisce per interferenze magnetiche e porta a fly away, che in inglese è fantastico, perdita di segnale e altri casini, insomma ragazzi. Io spero di farvi quanto prima dei video per volare in sicurezza, almeno le cose principali. Purtroppo il tempo non me lo sta permettendo in queste ultime settimane, è una primavera un po' particolare questa, un po' brutta, e speriamo nelle prossime settimane ragazzi. Direi che questo è tutto, non ho altro da dire, spero di essere stato abbastanza chiaro ragazzi. Se avete qualsiasi domanda sull'X8 SE, su Gearbest, su Banggood, sui droni che cadono, fatemi sapere nei commenti qui sotto, parliamo insieme. Per me ragazzi è davvero importante, prima di tutto c'è l'educazione. Quando c'è l'educazione si può discutere tranquillamente, come faccio con Issam, con un nerd e mezzo, con cose cinesi, con Marolla, con tanti altri youtuber con cui dialogo tranquillamente, quasi giornalmente, e che saluto, altri saluti. Ciao a tutti, e nulla ragazzi, se volete supportare questo canale
Noi non chiediamo nessuna donazione, nessun abbonamento, ma un like, un semplice like, un commento, una condivisione. Iscrivetevi se non l'avete già fatto. Questo è tutto, in descrizione del video trovate il link per acquistare i prodotti, Telegram, Instagram, gruppo Facebook, entrate numerosi, alla prossima, ho la bocca asciutta, vado a bere un po' d'acqua, basta, questo è tutto. Ciao ragazzi!